Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi vediamo insieme come si esegue l'accensione del pannello Tornado su Microsoft Flight Simulator 2024. Il tutorial è valido anche per il 2020. In questo video andrò anche a spiegare i vari sistemi presenti e seguirò per lo più la checklist inclusa, eliminando le voci superflue. Se vi interessa trovate la mia checklist nel mio canale Discord, lascio il link nei commenti. Infine vi consiglio di guardare il video con calma, magari dividendolo in più parti alla volta, in quanto i sistemi da spiegare sono veramente tanti. Detto questo, iniziamo. Per prima cosa assicuriamoci che il pin del seggiolino e del cupolino siano inseriti. Assicuriamoci che la crossbar si trovi in posizione aft, indietro. In questa posizione permette il normale funzionamento dei sistemi e il corretto collegamento della batteria. In caso di emergenza, portandolo in avanti, si isolano i circuiti elettrici principali e viene azionato il sistema degli estintori nei vani motore. Verifichiamo che il voice recorder, registratore vocale, si trovi in posizione stop. Verifichiamo che i flaps, wing sweep lever, la leva che controlla l'apertura alar, e la sonda di rifornimento siano nella corretta posizione, confrontandoli con le indicazioni che abbiamo sugli strumenti. Verifichiamo che la manetta si trovi in posizione HP shut. Qualora aveste mosso la manetta accidentalmente, interagite qui sotto. Assicuriamoci che l'interruttore X-Clutch si trovi su Open. L'X-Drive Clutch controlla la frizione di collegamento tra le scatole e ingranaggi dei motori. In posizione auto il sistema gestisce la frizione autonomamente, la chiude a terra per permettere all'IPU di alimentare tutto l'aereo e interviene in volo se il motore perde potenza. In posizione open le due scatole di ingranaggi sono isolate meccanicamente. Assicuriamoci che la leva del carrello di atterraggio si trovi giù. Verifichiamo che gli LP cogs siano con la guardia chiusa. Il low pressure cog è il rubinetto generale di sicurezza che apre o chiude il passaggio del carburante dai serbatoi verso il relativo motore. Su open apre il flusso del carburante verso la pompa di bassa pressione del motore. Su closed interrompe l'alimentazione. Verifichiamo che l'interruttore MAS sia in posizione safe, sicura. Il MAS, Master Arm Safety Switch, è l'interruttore principale di sicurezza che controlla l'alimentazione di tutti i sistemi d'arma. In posizione safe, sicura, tutti i circuiti di attivazione delle armi e i sistemi di puntamento bellico sono fisicamente interrotti. È la posizione obbligatoria a terra e durante il volo non operativo. In posizione stand-by permette la sincronizzazione dei sistemi. È il pre-riscaldamento dei sensori, ma mantiene i circuiti di sgancio ancora disattivati. In posizione live, armato, rende l'aereo pronto al fuoco. Attiva i sensori di puntamento, i sistemi laser e consente l'effettivo lancio e sgancio delle armi. Assicuriamoci che il late arm sia coperto. Il late arm è un interruttore di sicurezza aggiuntivo che funge da secondo stadio per l'attivazione dell'armamento del Tornado. Portiamo gli interruttori idraulici in posizione atto. Questi interruttori controllano le valvole che mettono in pressione l'olio del sistema idraulico. Su on forza la chiusura della valvola di scarico. In questa posizione la pompa fornisce immediatamente la massima pressione al sistema, indipendentemente dal regime di rotazione del motore. Su alto il sistema lavora in modo autonomo. Durante l'accensione dei motori tiene la valvola aperta per non sforzare i componenti meccanici. Una volta che il motore gira a regime regolare, la valvola si chiude da sola per pressurizzare i circuiti. In caso di spegnimento dei motori o avaria, il sistema cerca di mantenere la pressione attiva. Infine, su off, apre la valvola di scarico, la pressione del sistema non scompare del tutto, ma viene ridotta a un valore minimo di sicurezza. Assicuriamoci che la leva del freno sia in posizione parcheggio. Attiviamo all'occorrenza l'Air System Master Switch. Questo è l'interruttore principale del sistema del controllo ambientale, ECS, Environmental Control System. Su on apre la valvola principale che permette il passaggio dell'aria compressa prelevata dai motori verso i vari sottosistemi. Abilita le seguenti funzioni: climatizzazione e pressurizzazione della cabina, raffreddamento dei vani avionica, gonfiaggio delle guarnizioni del tettuccio, funzionamento delle tute anti-G e dei sistemi anti-appannamento dei vetri.
Su Emerge Ram Air Emergenza. In caso di guasto totale del sistema o fumo in cabina, questa posizione isola l'aria dei motori e apre una presa d'aria dinamica esterna. Fornisce una ventilazione minima di emergenza all'equipaggio e all'avionica, sfruttando il flusso d'aria esterno dovuto al movimento del velivolo. Il TF Radar deve essere su off. Il TF Radar Terrain Following Radar fornisce al velivolo la capacità di volo a bassissima quota in ogni condizione meteorologica, inviando comandi di inseguimento del terreno all'autopilota e/o al Flight Director. Il radar scansiona il profilo del terreno davanti e lungo la traiettoria, misurando la distanza in base all'angolo di elevazione e alla tecnologia monopulse, per garantire la massima precisione. L'interruttore principale ha tre posizioni. Su off tutte le alimentazioni e le apparecchiature del sistema sono scollegate. Su standby il sistema viene alimentato per il riscaldamento dei componenti e l'attivazione dei circuiti interni, ma non trasmette segnale ai radar. Su on il TFR è completamente operativo, trasmette segnali e fornisce dati per il volo a bassa quota. Adesso portiamo la leva del pannello Rapid Takeoff in alto. Spostando verso l'alto la leva di collegamento, tutti gli interruttori vengono impostati sulla posizione volo. Così facendo andremo ad alimentare la batteria, le pompe del carburante del gruppo anteriore e posteriore. Andiamo a chiudere la bleed air dell'IPU e colleghiamo l'alimentazione e l'accensione del motore. Inoltre attiviamo il riscaldamento della sonda T1 e infine forniamo l'alimentazione all'altimetro all'indicatore di assetto del pilota e alla relativa unità giroscopica di virata. Andiamo a disattivare il Window Screen Heater, il Pitot Heaters, riscaldamento dei vetri del tubo di pitot, perché a terra non ci servono in questo momento. Verifichiamo che l'ignition switch si trovi su off. In posizione norm autorizza la QE Control Unit Electronic, unità di controllo elettronica, di gestire l'accensione in autonomia. In posizione off l'accensione automatica è completamente disattivata. Assicuriamoci che i generatori si trovano in posizione off e che siano accese le spie fail. Facciamo il test dell'APU. Portando l'interruttore APU Autotest in posizione test, verifichiamo l'integrità del sistema di allarme dell'APU. In questa fase dobbiamo riscontrare tre segnali simultanei. Sul CVP, Central Warning Panel, pannello centrale degli allarmi, si deve illuminare la spia rossa APU. Si deve attivare l'avviso sonoro e devono lampeggiare le due master warning, le due spie rosse sul cruscotto. Questo test serve a simulare una condizione di incendio o guasto grave all'APU. È fondamentale farlo prima di accendere l'IPU vera e propria per essere sicuri che in caso di fiamme, durante l'avviamento, il sistema sia in grado di avvisarti immediatamente. All'occorrenza accendiamo le luci di navigazione. Configuriamo la radio di emergenza Emerge UHF. Portiamo l'interruttore superiore sulla posizione on per alimentare il sistema. Successivamente assicuriamoci che la manopola guard sia impostata sul canale corretto. Questa manopola ha 4 canali preimpostati, mentre se la si lascia su guard si seleziona il canale internazionale di emergenza. Infine, all'occorrenza, attiviamo l'External Power Unit. Roger. Adesso ci spostiamo nella postazione del navigatore. Attenzione, questa parte la potete fare seguire al navigatore in autonomia. Per farlo andate sul menu e selezionate la voce VSO Checklist. È la voce che ci occorre, in questo caso pre-flight. Nella mia checklist, dove trovate la voce Rear Cockpit sottolineata, è la parte del navigatore. Quindi quella parte lì la potete fare seguire in maniera autonoma al navigatore, come vi ho mostrato in precedenza. Detto questo, vediamo come possiamo eseguirla noi. Assicuriamoci che il PIN del seggiolino sia inserito. Verifichiamo che sul VCP1, Weapon Control Panel 1, il selettore Jettison sia con la guardia chiusa. Questo comando serve in situazione di emergenza e permette di liberarsi istantaneamente dei carichi esterni. Assicuriamoci che il CRPMD Combined Radar and Projected Map Display sia su off. Il CRPMD mostra la cosiddetta Projected Map. All'interno del modulo scorre fisicamente una pellicola a colori, contenente le mappe cartografiche. Un proiettore interno illumina la pellicola e la proietta sul vetro del display. La mappa si muove automaticamente seguendo la posizione rilevata dal sistema inerziale del velivolo. Inoltre il display funge da schermo per il radar. Verifichiamo che tutti gli interruttori sul pannello MCCP, Main Computer Control Panel, siano su off.
Il main computer, una volta caricato col programma operativo, svolge il ruolo centrale nella navigazione e nel puntamento delle armi, elaborando i segnali provenienti dai sensori di navigazione, di altitudine e delle altre apparecchiature di bordo. Calcola continuamente i parametri necessari, producendo dati di navigazione, input per il display e i segnali per lo sgancio del carico bellico. Il computer memorizza questi dati e i segnali di controllo. L'accesso a tali informazioni avviene sia tramite selezione automatica del sistema stesso, sia tramite i comandi presenti in entrambi i cockpit. I dati vengono quindi elaborati in tempo reale e trasmessi ai display appropriati, per la consultazione da parte dell'equipaggio. Verifichiamo che l'INCDU Inertial Navigation Control Display Unit si trovi su OFF. L'INCDU è l'interfaccia principale per il sistema di navigazione inerziale del Tornado. Assicuriamoci che la manopola su SACR si trovi su OFF. Il SACR, Secondary Altitude and Heading Reference System, viene utilizzato principalmente per fornire il monitoraggio dell'assetto nel seguire il terreno. La sua funzione secondaria, in combinazione con il Doppler e il main computer, è quella di fornire dati di assetto e rotta per la navigazione di riversione e il puntamento delle armi in caso di guasto del sistema di navigazione inerziale. Assicuriamoci che il Doppler si trovi su OFF. Il Doppler fornisce dati digitali di velocità su 3 assi, misurando lo spostamento di 3 segnali radar riflessi dal terreno. Queste informazioni sulla velocità vengono inviate al main computer. Spostiamo la manopola del sistema di comunicazione VUHF su TR più G. In questo modo attiviamo sia il ricetrasmettore principale sia il ricevitore dedicato alla frequenza di emergenza. Andiamo a regolare all'occorrenza il CCS, Communication Control System. Questo sistema controlla i volumi dei segnali audio prodotti e ricevuti dall'aeroplano. In questa fase dobbiamo assicurarsi che il selettore delle antenne si trovi su Upper. In questo modo colleghiamo l'antenna superiore UHF al ricetrasmettitore principale VUHF e l'antenna inferiore al ricevitore UHF di emergenza. A questo punto possiamo dare il via libera al pilota per connettere l'unità esterna o accendere l'IPU. Torniamo adesso sulla postazione del pilota. Inseriamo il pin dell'MDC Micro Detonating Cord. Potete cliccare direttamente qui per farlo inserire o eventualmente lo trovate nella parte sinistra del cupolino. L'MDC è un sistema composto da un sottile cavo di esplosivo ad alto potenziale integrato nel cupolino. Serve a frantumare istantaneamente il tettuccio in situazione di emergenza o abbandono del velivolo a terra, facilitando l'uscita dell'equipaggio o l'intervento dei soccorritori dall'esterno. Inseriamo il pin del Canopy Jettison. Questo sistema serve ad attivare il meccanismo di sgancio rapido dell'intero cupolino. A differenza dell'MDC che frantuma il vetro, il Jettison espelle l'intera struttura del tettuccio lontano dal velivolo. Attiviamo l'interruttore dell'ossigeno. Impostiamo la radio su IR più G, come per la parte del navigatore. Attendiamo il via libera del navigatore per l'accensione dell'APU. All'occorrenza attiviamo le Anti-Collision Light. Possiamo procedere con l'accensione. Portiamo l'APU switch su Start e verifichiamo che la spia con scritto Run lampeggi. Attendiamo un minuto circa e portiamo l'interruttore X-Drive Clutch su Auto. Verifichiamo che sull'indicatore dell'idraulica sia il sinistro che il destro abbia i valori compresi tra i 70 e i 110 bar. Portiamo i due interruttori dei generatori su On e verifichiamo che le due spie fail si spengono. Sul CVP verifichiamo che non siano presenti le seguenti spie: AC, DC, TRU e GEN. Se volete chiudere il cupolino adesso, dobbiamo portare l'interruttore Left Hydraulic su On e controlliamo che la lancetta della pressione sia nel settore bianco. Il tettuccio del Tornado non è elettrico, ma si muove grazie al sistema idraulico. Una volta verificata la pressione, possiamo azionare la leva del tettuccio. Una volta chiuso, rimettete l'interruttore su Auto. Se fosse necessario l'uso prolungato dell'APU, come in questo caso, visto che andremo a seguire l'accensione completa con i vari test, la X-Drive Clutch e IPU Bleed va su Open. Verificate che la luce Run sia fissa e la pressione destra deve essere tra i 70 e i 110 bar. Accendiamo il radioaltimetro ruotando questa manopola. Una volta acceso, la lancetta principale si muoverà e dietro sparirà l'indicatore rosso e nero.
Inoltre, verificate sul CVP che non sia accesa la spia R-Alt. Adesso ci spostiamo sul ESRRD, gli Scope Radar Repeater Display. L'SRRD permette di monitorare il TFR Terrain Following Radar di cui vi ho parlato in precedenza. Qui andiamo a selezionare Test e verifichiamo che TFR si trovi su Norm. Spostiamo la manopola dell'HUD su DIR. Qui l'Attitude Display, le scale e tutte le indicazioni arrivano direttamente dai sensori di navigazione principali. Spostiamo la manopola del TACAN su TR, trasmissione e ricevimento. Spostiamo la manopola dell'IFF Identification Friend or Foe su Standby. L'IFF è il sistema che ci permette di identificare un nemico o amico. Questo sistema tuttavia non è implementato. Infine portiamo l'interruttore del TF Radar su Standby e Fixed Frequency. In questo modo il sistema si preriscalda. Verifichiamo che il Canopy Jetson Handle sia in posizione sicura. Questa leva viene azionata per espellere il cupolino. Occhio a non azionarla in quanto è funzionante. Verifichiamo che l'Emergency Air Brake, aerofreno di emergenza, sia con la guardia chiusa. Se portato in, gli aerofreni vengono rilasciati e permettono alle forze aerodinamiche di portarli in posizione ritratta. Verifichiamo la stessa cosa per gli Emergency Flap, ovvero il flap di emergenza. Questo interruttore va portato su All-Ride qualora gli slat non funzionassero più e permette di estendere i flap da posizione mid a down. Assicuriamoci che l'anti-dazzle, ovvero l'anti-abbagliamento, sia su off. Questo permette di attivare le luci interne in maniera più visibile, in condizioni in cui normalmente la luce erogata fosse insufficiente. Verifichiamo che sul pannello CSAS Command and Stability Augmentation System le guardie siano chiuse e la spia Ready sia accesa. Vuol dire che il sistema è pronto per essere attivato. Il CSAS è il componente fondamentale del sistema di controllo del volo primario e fornisce all'aereo un controllo di tipo fly-by-wire. Esistono 3 modalità: Full CSAS o Maneuver Demand. Questa è la modalità normale di funzionamento e fornisce un controllo totale di tipo fly-by-wire. In questa modalità il computer non si limita a muovere le superfici, ma interpreta gli input della cloche come richieste di manovra, appunto Maneuver Demand. Calcola istantaneamente quanto muovere i tailrums e gli spoiler in base alla velocità, alla quota e alla freccia alare, stabilizzando l'aereo e rendendolo estremamente preciso. Poi c'è la modalità Direct Link e la modalità di emergenza elettrica Revisionary Mode, che subentra automaticamente in caso di guasti ai sensori o al computer principale. Qui viene rimossa l'intelligenza del sistema, il movimento della cloche invia un segnale elettrico diretto agli attuatori, senza alcuna stabilizzazione o compensazione. L'aereo diventa molto più sensibile e nervoso. Infine vi è la Mechanical Mode, rappresenta l'ultima risorsa in caso di guasto elettrico totale. Il controllo diventa puramente meccanico, assistito idraulicamente. Questa modalità il controllo è limitato esclusivamente alle superfici di coda. Gli spoiler sulle ali non funzionano più, rendendo il rollio molto più pesante e lento. Tuttavia sappiate che in questa versione di Indefox Echo il modello di volo non simula l'intera complessità del fly-by-wire reale, ma si comporta come un legame tra l'idraulico e il direct link. Ci spostiamo adesso sul pannello AFDS, Autopilot and Flight Director System. L'FDS gestisce le funzionalità di autopilota, autothrottle e flight director. Qui andiamo a verificare che la Clearance Height Rotary Switch si trovi sul valore 1500. Questo selettore permette di impostare l'altezza desiderata dal terreno, espressa in piedi, che il sistema di terrain following dovrà mantenere durante il volo automatico. Passiamo ai BRSL, ovvero Bomb Release Safety Lock. Questa è la sicura meccanica ed elettrica per lo sgancio delle bombe. Deve essere in posizione lock con la guardia chiusa. E per finire verifichiamo che la manetta si muova liberamente e la riportiamo in posizione HP Shut. Verifichiamo che i trim si trovano in posizione neutra e che l'indicazione dei Kruger Flap sia corretta, deve essere bianco in quanto sono ritratti. Se serve selezioniamo il Selective Jetson, anche se questo è possibile configurarlo solamente nella postazione del navigatore. Noi possiamo selezionare se sganciare il carico in maniera selezionata o no. Controlliamo che la leva del carrello di emergenza sia in posizione in. Controlliamo che l'indicazione dei flaps, slats, aerofreni e ali sia corretta.
Infine verifichiamo che le luci di rullaggio e atterraggio siano spente. Verifichiamo che l'indicatore Lift Dump mostri l'indicazione OL. Il sistema Lift Dump comanda l'estensione simultanea dei 4 spoiler dopo il contatto con la pista durante l'atterraggio, aumentando la resistenza e trasferendo il peso delle ruote per migliorare l'efficacia della frenata. Può essere utilizzato insieme agli inversori di spinta oppure separatamente e può essere prearmato in modo da attivarsi automaticamente al touchdown. Per attivarlo nel simulatore dobbiamo utilizzare il comando Toggle Weather Radar. Tuttavia, questo comando è inizialmente disabilitato e va attivato tramite il menu andando nel menu Maintenance, Options, Key Bindings. L'indicazione OL sullo strumento indica che il puntone del carrello è compresso, condizione on ground. Quando il puntone non è compresso, l'indicazione appare grigia. Infine la scritta LED indica che il sistema Lift Dump è effettivamente attivato. Verifichiamo che l'interruttore TR Thrust Reverse sia in posizione norm e che gli indicatori Left e Right siano spenti, ovvero bianchi, senza alcuna indicazione. Questo selettore viene utilizzato in caso di anomalie per gestire manualmente gli inversori di spinta, ad esempio per inibire o isolare un lato. Verifichiamo che la luce del gancio sia spenta. Sull'indicatore AOA, Angle of Attack, non deve essere presente alcuna indicazione sbarrata. Andiamo a fare il reset dell'accelerometro, ovvero lo strumento che misura le forze G positive e negative, e che il standby compass sia funzionante. Verifichiamo che l'indicatore del carrello di atterraggio abbia 3 luci verdi, significa che il carrello giù è bloccato. Verifichiamo che l'NVS North Wheel Steering sia spento, qui non deve esserci nessuna luce accesa. Adesso testiamo il radioaltimetro. Innanzitutto lo impostiamo a 50 piedi, poi premiamo il tasto test. Adesso dovremo avere l'indicatore a circa 100 piedi e l'allarme sonoro di bassa quota. Infine togliamo la modalità test e riportiamo l'indicatore a 0. Verifichiamo che l'indicatore dell'autopilota sia spento. Andiamo a verificare gli strumenti, in particolare l'ADI. Non deve essere inclinato e non deve esserci la bandiera presente. Andiamo a settare l'altimetro a 1013 e facciamo il reset e lo riportiamo in posizione normale. Adesso verifichiamo che l'ESRRD sia acceso. Qui possiamo visualizzare la ZCL Zero Command Line. Questa linea rappresenta il riferimento principale che il TFR usa per decidere come muovere l'aereo. In particolare è una linea neutra finché il terreno resta allineato alla ZCL. Il sistema non interviene e l'aereo continua il suo profilo di volo. Quando invece il terreno supera questa linea, il TFR comanda automaticamente una cabrata per evitare l'impatto. Al contrario, se il terreno resta sotto la ZCL, può comandare una leggera discesa per mantenere la quota impostata. In più serve a visualizzare la CRAM, Clearance Range Ahead Monitor. È una funzione di sicurezza per il terrain following, che all'occorrenza dà l'allerta di prossimità al terreno. Inoltre, in modalità RPTR, Repeater, permette di visualizzare l'informazione del GMR, Ground Mapping Radar, in quanto fa da ripetitore del CRPMD del navigatore che abbiamo visto prima. Selezioniamo quindi la modalità IS eScope Mode o Terrain Following Display, oppure la modalità CR CRAM per verificare che funzioni. Nel caso della prima dobbiamo visualizzare la linea ZCL più il video del terreno, invece nella seconda dovremo visualizzare la CRAM, la linea ZCL e il video del terreno. Sull'RPMD Repeater Projected Map Display selezioniamo la modalità T. Questa è la modalità test, anche se non è implementata. Andiamo poi a selezionare PL Test. Questa andrà a testare le lampade del proiettore. Se sono funzionanti si illumineranno le spie PL1 e PL2 qui. Ci spostiamo adesso sulla ECSI e andiamo a schiacciare la modalità test. Dobbiamo verificare che l'altimetro segni 1250 piedi, dopodiché selezioniamo la modalità TAC e deselezioniamo test. Con l'ECSI impostato su TAC lo strumento riceve le indicazioni direttamente dal TACAN, mostrando la radiale e distanza. Verifichiamo che le VAMS Weapon Aiming Mode Selector siano spente. Queste luci indicano la modalità d'attacco selezionata e se il missile è pronto al lancio. Queste non sono implementate.
Anche sul BCP2, Weapon Control Panel 2, pannello di controllo d'armi, dobbiamo verificare che non ci siano le luci accese. Anche questo non è implementato. Verifichiamo che il VHF remoto sia acceso. Verifichiamo che sugli indicatori dei motori non ci siano le flag, ovvero le bandiere, e che il fuel flow sia su 0. Adesso facciamo il test del carburante schiacciando su questo pulsante. Entrambe le lancette devono indicare 0 e al rilascio del bottone tornare alla loro posizione normale. Il fuel flow deve sempre indicare 0. Verifichiamo che l'EPS Emergency Power System sia su off, il pin sia inserito e che non ci sia la spia accesa. L'EPS viene utilizzato in caso di spegnimento improvviso di entrambi i motori o di doppio guasto ai generatori e fornisce l'alimentazione di emergenza ai sistemi essenziali, permettendo di mantenere il controllo delle superfici di coda. Questo sistema tuttavia è parzialmente simulato. Andiamo a fare il test del CVP. In modalità 1 dovremmo avere tutte le luci accese sul pannello, più le due attention e l'allarme audio a 600 Hz. Nella modalità 2 dovremmo avere tutte le luci sul CVP accese e le due attention e le fire extinguisher. Infine verifichiamo che la pressione accumulata dei freni si trovi ad almeno 150 bar. Andiamo a testare il TACAM. Per prima cosa lo portiamo in modalità REC, ricevimento. L'interruttore XY deve essere su X. Schiacciamo sul tasto Bit e dovremo avere l'indicazione Go se è tutto a posto. Selezioniamo la modalità sulla ICSA e l'occorrenza, io la imposto su NAV. Passiamo all'HUD camera. Portiamo intanto su On. L'HUD camera è una telecamera che registra la simbologia dell'HUD e allo stesso tempo la visuale del mondo esterno. In parole povere permette di avere la stessa visuale del pilota che guarda attraverso il vetro dell'HUD, mantenendo lo sguardo sull'orizzonte. Tuttavia, anche questo sistema non è implementato. Spostiamo l'interruttore TBT su Datum. Il QE, Central Unit Electronic, determina il limite del TBT, Turbine Blade Temperature, in funzione dell'aspirazione dell'aria. Se questo valore supera la soglia di sicurezza, l'unità interviene riducendo il consumo del carburante. Spostando l'interruttore su Datum, la potenza massima di spinta viene autorizzata. Selezionando questa modalità si ottiene infatti la massima spinta normale. Verifichiamo che sul pannello Engine Control gli Engine Control siano su Lane 1. I lane sono due canali ridondanti del controllo elettronico del motore. In caso di guasto della lane principale, ovvero la 1, quella secondaria subentra automaticamente. Passiamo ora al sistema ACS, Air Intake Control System. Sul pannello di controllo delle prese d'aria dobbiamo assicurarci che le protezioni degli interruttori siano chiusi. Verifichiamo inoltre che le due spie di guasto fail siano accese. Infine controlliamo che le rampe mobili si trovano in posizione open. Questo sistema è normalmente automatizzato e modula la geometria delle prese d'aria in base alla velocità. All'occorrenza andiamo a settare le luci interne. Sul pannello Throttle Rock Test verifichiamo che ci sia l'indicazione Left e Right bianca. Questo indica che i circuiti del Thrust Reverse e del Lift Dump sono correttamente funzionanti. Ora verifichiamo che sul Fuel Control Panel Tanks sia su Off. Questo va attivato per il rifornimento in volo per riempire i serbatoi. Se dovessimo avere i serbatoi di carburante esterni vuoti, va estratta la sonda di rifornimento per depressurizzare i serbatoi. Il Fuel Transfer Sequence Switch deve essere su Norm. Questa manopola controlla manualmente il controllo del trasferimento del carburante. In posizione Norm, le valvole di trasferimento del serbatoio esterno sono controllate da sensori di basso livello e il sistema di mantenimento automatico dell'ala è attivo. Infine portiamo l'interruttore X-Feed su Auto. Questa controlla la valvola del trasferimento del carburante. In posizione Auto la valvola si aprirà automaticamente quando la quantità del carburante in uno dei due gruppi di serbatoi scende a circa 300 kg. Tutti gli altri interruttori devono essere spenti oppure con la guardia chiusa. Passiamo al pannello ACS, di cui vi ho parlato prima. Verifichiamo che il Rain Dispersal, dispersore della pioggia, sia su off. Su on apre una valvola la quale permette all'aria calda di arrivare alla base del vetro, dall'ugello di lavaggio. Il Standby Windscreen Demist deve essere su off, o sistema di riscaldamento del vetro e anti-appannamento. Questo si attiva solo nel caso in cui il sistema principale del riscaldamento del vetro non funzioni più. Provvede a far arrivare aria calda al vetro.
Facciamo il test dell'ossigeno schiacciando su questo tasto. La lancetta deve essere nella zona verde. Infine verifichiamo che ci sia abbastanza ossigeno. Il cabin heat deve essere su auto. Questo controlla la temperatura dell'abitacolo. Su auto la temperatura sarà controllata automaticamente. Anche il canopy demist deve essere su auto. È il sistema principale di anti-appannamento. Verifichiamo le condizioni dell'altimetro della cabina e verifichiamo che non ci siano anomalie. Infine portiamo l'interruttore di Intex Anti-Ice su auto. Le spie fail devono essere spente. Premendo il tasto test si accende la luce verde per circa 3 secondi. Questo è il sistema antighiaccio dei motori. Su auto il sistema interviene automaticamente. Facciamo il test delle lampade, verifichiamo che tutte le lampade o spie siano accese. Non c'è bisogno di attivare un interruttore alla volta come ho fatto io, potete benissimo attivarli tutti e tre insieme. Infine all'occorrenza andiamo ad accendere altre luci esterne. In fase di montaggio mi sono accorto che per sbaglio avevo attivato l'autopilota, questo deve essere disattivato. Prima di accendere i motori attendiamo che il navigatore ci dia il via libera. Se abbiamo utilizzato l'APU con la procedura prolungata, come in questo caso, chiudiamo l'APU bleed e portiamo l'X-Drive Clutch su auto. Verifichiamo che le spie fail dei generatori siano spente, mentre sul CVP assicuriamoci di non avere le seguenti: AC, DC, Gen, TRU, Left and Right Throttle. Con l'X-Drive Clutch su auto possiamo accendere qualsiasi motore. Andiamo quindi sull'interruttore Engine Start e selezioniamo il motore che vogliamo accendere. Si accenderà la luce verde accanto all'interruttore. Appena il motore raggiunge il 21% portiamo la manetta su Idle. Adesso dobbiamo osservare i seguenti valori. Il TBT non deve superare i 675 gradi. La spia verde che abbiamo visto prima si deve spegnere quando il motore raggiunge circa il 60%. Sul CVP non devono essere presenti la spia o il P. Con la manetta su idle, il motore una volta stabilizzato deve essere tra il 64,5 e il 68%. Infine, la spia APU run deve essere spenta. Adesso possiamo disconnetterci dall'unità esterna. Roger. Verifichiamo che gli indicatori di pressione siano nel settore bianco. Sul CVP non devono essere presenti le seguenti spie: Left and Right Counter, Left and Right Util. Adesso facciamo l'Utilities Test. Questo controlla le valvole di isolamento e le spie sul CVP. Portando l'interruttore a sinistra o destra dobbiamo avere le seguenti spie: Left and Right Counter, Left and Right Util, Left and Right Hydraulic T, più l'allarme sonoro. Portiamo l'apertura alare a 25 gradi. Controlliamo che i flaps siano funzionanti portandoli in tutte le posizioni. Infine li riportiamo in posizione up. Facciamo la stessa cosa con i flaps e slats manovrabili. Potete farlo interagendo con i comandi flaps up e down. Sappiate però che sul tornado di IFE sia l'apertura alare, flaps e maneuverable flaps sono comandati da questi comandi. Non esistono comandi separati. Verifichiamo anche che gli aerofreni siano funzionanti. Portiamo il trim a 2 gradi nose up e verifichiamo che i ailerons si muovono correttamente e siano liberi. Attiviamo il CSAS, schiacciamo su Ready e verifichiamo che tutte le luci su questo pannello siano spente. Infine controlliamo che tutte le superfici di volo si muovano correttamente.
Spostiamoci adesso su SPILS, Spin Prevention and Incidence Limiting System. Questo deve essere su On e andiamo a schiacciare qui per fare il reset. Questo sistema previene lo stallo e la perdita di controllo ad alto angolo d'attacco. Anche questo sistema tuttavia non è implementato. Facciamo il test delle RAMs, schiacciamo su Test, se è tutto ok avremo la luce Go accesa. Dopo schiacciamo nuovamente sul tasto. Questo test va eseguito se si intende fare un volo a velocità supersonica. Infine facciamo il test del TF Radar, quindi schiacciamo sul pulsante test, dobbiamo verificare che non sia accesa la spia no go e B-Risk. La spia B-Risk si accende nel caso in cui l'altezza delle clearance è sotto i 350 piedi e o l'aereo superi la velocità di 0,9 Mach con la modalità B attiva. Procediamo con l'accensione del motore sinistro, quindi selezioniamo il motore sinistro. Quando il motore raggiunge il 21% portiamo la manetta sinistra su Idle. Quando il motore invece raggiunge il 60%, la luce verde deve spegnersi. Sul CVP non deve esserci la dicitura OLV e il motore una volta stabilizzato deve essere tra il 64,5 e il 68%. Adesso schiacciamo sul pulsante X-Drive Clutch per disattivare il sistema. Andiamo a verificare sul CVP che si accendono le spie Left and Right Vibration. Per fare ciò dobbiamo attivare la modalità Test 2. Con la manetta in posizione idle, tuttavia le vibrazioni sono insufficienti. Per attivare la spia, quindi portiamo la manetta a circa il 75%. Andiamo a fare il test delle lane. Schiacciamo su Lane Test Left e Right. Sul CVP dobbiamo avere le seguenti spie: Left and Right Oil T, Left and Right Fuel T, Left and Right Throttle. Gli indicatori TBT devono segnare una temperatura di circa 925 gradi e infine sul CVP non deve essere presente la spia Ray Heat. Adesso selezioniamo la modalità Lane 2, controlliamo individualmente le manette e le portiamo una alla volta al 73% circa e poi su Idle. Controlliamo che le spie Trot e Read non si accendono sul CVP. Riportiamo su Lane 1 e spegniamo il test. Verifichiamo che le spie di prima siano spente e che l'indicatore del TBT segni la temperatura precedente al test. E per finire verifichiamo il funzionamento degli ugelli di scarico. Per farlo attiviamo il Taxi Nozzle. Questo aprirà al massimo l'ugello. Verifichiamo sull'indicatore IJ che sia al 100%. E per adesso lo disattiviamo. Ci spostiamo nuovamente nella postazione del navigatore e facciamo il test delle lampade come abbiamo fatto nella postazione del pilota. Andiamo ad accendere i due TV Tab, Television Tabular Display System. Questi sono i terminali che permettono di interagire con il main computer per monitorare i sistemi di bordo e gestire tutte le informazioni di navigazione e attacco. Accendiamo i due interruttori IFU, Interface Unit. Questi moduli fungono da intermediari, mentre l'equipaggiamento che trasmette dati in formato digitale collegato direttamente al main computer. I sistemi analogici e non compatibili vengono interfacciati adesso proprio tramite l'Interface Unit. Accendiamo il VFG Waveform Generator. Questo permette di convertire in video i dati ricevuti. E adesso possiamo accendere il main computer. Portiamo la manopola del Sacre in posizione free. In questa posizione comparirà inizialmente il codice 8888 sul display. E l'unità MDU Magnetic Director Unit viene scollegata dal circuito di sincronizzazione. L'allineamento della piattaforma si affida quindi esclusivamente alla stabilizzazione giroscopica, compensando la precisione tramite il calcolo della velocità terrestre, della velocità dell'aeromobile e della variazione magnetica impostata. Tuttavia questo sistema non è del tutto simulato e si limita alle funzioni basilari come mostrare le diverse prue calcolate dal simulatore. Sull'unità INCD1 verifichiamo che i selettori relativi a D31 e 32 siano posizionati su OFF. Tali posizioni corrispondono alle destinazioni di riserva utilizzabili per l'inserimento manuale di coordinate aggiuntive.
Posizionando il selettore Align su Norm, si avvia la procedura standard di allineamento della piattaforma inerziale. Tuttavia, in questa versione di IFE, la qualità di allineamento non influisce sulle prestazioni del sistema, permettendo di operare con qualsiasi procedura scelta. Il selettore Mod va invece posizionato su IP, Initial Position Insertion. In questa modalità viene fornita l'alimentazione al sistema per supportare l'allineamento degli apparati e avviare il ciclo di test automatico. Sul display di stato verifichiamo che sulla parte sinistra ci sia il numero 7, mentre il display di destra deve essere spento. Questa combinazione conferma il completamento con successo del test di sistema. Selezionando HDGDR sulla manopola display visualizziamo nel display superiore la True Heading e in quello inferiore il Drift Angle. Tuttavia, in questa versione di IFE, la posizione presente e la prua sono automaticamente caricati nel simulatore, quindi non c'è bisogno di immetterli. Portiamo la manopola Mod su ALN. Utilizzata in combinazione con la manopola del selettore Align, stabilisce riferimenti verticali e orizzontali. Adesso sul display status a sinistra apparirà il 6, indica allineamento grassolano in corso, poi il 5 indica allineamento di precisione in corso. Poi in ordine decrescente dal 4 allo 0 indica la precisione dell'allineamento, dove il 4 ha un'imprecisione di 6 miglia e lo 0 indica un'imprecisione inferiore a 1 miglio. Mentre attendiamo l'allineamento possiamo immettere le coordinate D31 e 32 all'occorrenza. Per farlo portiamo la manopola display su D31-32 e utilizzando i tasti mettiamo le coordinate. Per rimettere la latitudine si preme il tasto 2, mentre per la longitudine il tasto 4 o 6. Infine ricordate di schiacciare su Enter. Attendiamo che il display status indichi lo 0 a sinistra e portiamo la manopola Mod su Nav, che è la modalità di volo normale usata post allineamento prima che l'aereo si muova. Adesso ci spostiamo sul pannello Voice Recorder. Questo non è simulato, quindi possiamo usare solo la funzione RDE, Rapid Data Entry. Questa funzione caricherà il piano di volo che abbiamo creato nel menu. Portiamo quindi il Master Switch su Standby, Mod su Data Entry, Master Switch su Start e attendiamo che sui TV Tab compaia la scritta RDE Complete. Inseriamo il pin dell'MDC, attiviamo l'interruttore dell'ossigeno, in questo caso già attivato, verifichiamo che il Canopy Jetson sia inserito, facciamo il test dell'ossigeno come abbiamo fatto in precedenza, verifichiamo che ci siano le 3 luci verdi sull'indicatore del carrello, che l'orizzonte artificiale non sia inclinato, torniamo sul CRPMD e spostiamo la manopola su M. La modalità M è quella relativa alla mappa proiettata. Nella versione di IFE non vi è simulazione del nastro vero e proprio, ma funziona come un display normale. La maggior parte degli interruttori pulsanti relativi al CRPMD non sono funzionanti, soprattutto quelli relativi ai sistemi d'arma o quelli non essenziali alla navigazione. Tuttavia potete interagirci. Andiamo a settare l'altimetro e il CSI Combined Speed Indicator. Vogliamo che sul pannello NVAMS Navigators Weapon Mode Selector tutte le luci siano spente. Questo pannello gestisce le modalità di puntamento delle armi e anche questo non è implementato. Andiamo a eseguire il test del CVP test 1 e test 2 come abbiamo fatto in precedenza. Accendiamo il Doppler, anche questo sistema non è implementato. L'anti-dazzle deve essere su Off. Impostiamo la leva Command Ejection se serve. Questa gestisce la modalità di espulsione dall'aereo. In posizione rear, se il pilota tira la leva di espulsione, prima viene iettato il navigatore e poi il pilota, mentre se è solo il navigatore a tirare la leva, solamente lui verrà iettato fuori. In posizione both, indifferente chi dei due tira la leva, entrambi verranno iettati dall'aereo. Assicuriamoci che l'HFSSB sia spento. Questo equipaggiamento permette le comunicazioni vocali a lungo raggio. Assicuriamoci che la luce della sonda di rifornimento sia spenta.
Portiamo il CRPMD su M più S. Questa modalità, oltre ad attivare la mappa, mette in stand-by anche il radar. Verifichiamo inoltre che non ci sia nessuna spia fail accesa. Verifichiamo sui TV tab la nostra rotta. Mentre sul pannello NMCP Navigation Mode Control Panel, che la modalità Main sia disponibile. Questo pannello controlla le modalità di navigazione. Infine selezioniamo all'occorrenza la modalità di steering. Questa è collegata direttamente al piano di volo. In modalità Auto e Steer, l'aereo seguirà la rotta in sequenza automatica, mentre in modalità Manual e Hold va su un singolo punto. Torniamo nella postazione del pilota e accendiamo l'Air System Master. Andiamo a sbloccare il ruotino anteriore. Usate il comando Set Nose Wheel Steering to Limit. Verifichiamo che ci sia l'indicazione Low. Questa è la configurazione meno reattiva. Premiamo la ICO Instinctive Cut Out. Verifichiamo che la spia Low si spenga. La ICO si utilizza per disattivare il Nose Wheel Steering, ma anche Autopilota, Flight Director e Autothrottle. Andiamo ad attivare il Nose Wheel Steering ma con la modalità High, che è la più reattiva, con il comando che vi ho detto in precedenza. Verifichiamo i freni, schiacciamo sul test e lo disattiviamo. Non deve accendersi sul CVP la spia a skid. Portiamo l'interruttore dell'idraulica a sinistra su On, mentre quello destro lo lasciamo su Auto. Rimuoviamo la sicura dell'EPS e verifichiamo che la spia sopra sia spenta. Verifichiamo che la sonda sia ritratta e che non ci sia la luce accesa. Controlliamo che il cupolino sia chiuso e bloccato. Verifichiamo che la temperatura del carburante non sia sopra i 70 gradi. Impostiamo l'apertura alare se serve, si fa solamente se usciamo dagli shelter. Sul pannello FDS verifichiamo che il pulsante ATTD Fail, Attitude Fail, sia spento. Questo si accende quando c'è una differenza di segnale per l'altitudine tra la piattaforma inerziale e il sucker, o in caso di guasti di questi due e anche dell'MC. Se questo fosse acceso, premetelo così andate a risettare l'altitudine. Verifichiamo che l'ossigeno sia in posizione AM, Air Mix. Questo inietta un misto di ossigeno puro e normale nella maschera. Andiamo a rimuovere la sicura del seggiolino. Facciamo un check dei nostri strumenti e verifichiamo che la prua sia uguale per tutti. Impostiamo l'altimetro, lo portiamo su standby e poi su reset in posizione normale. Proseguiamo con il rullaggio. Andiamo ad accendere le luci esterne se serve. Portiamo la maniglia del freno in posizione norm. Verifichiamo che i freni siano funzionanti. Controlliamo che la modalità del Nose Wheel Steering sia la High e attiviamo le taxi nozzle. Sebbene riducono un po' la spinta a terra, prevengono l'attivazione accidentale degli inversori di spinta. Attiviamo il sistema Lift Dump con il comando Toggle Water Rudder e verifichiamo l'estrazione dei 4 spoiler. Dopodiché disattiviamo il sistema. Infine facciamo un check degli strumenti. Prima del decollo verifichiamo che l'apertura alare sia a 25 gradi. Gli aerofreni devono essere ritratti. I flaps vanno portati in posizione mid. Il trim deve essere settato per il decollo. L'X-Drive Clutch deve essere su auto e la spia deve essere spenta. Il Selective Emergency Jetson deve essere settato. I comandi di volo devono essere liberi e corretti. L'interruttore di idraulica a sinistro deve essere su On, il destro su Auto, entrambi devono trovarsi nel settore bianco. L'APS va portato su Auto e la spia deve rimanere spenta. Verifichiamo il carburante. L'interruttore Ignition va portato su Norm. Verifichiamo la quantità e lo scorrimento dell'ossigeno. All'occorrenza attiviamo l'intake anti-ace. Se serve andiamo a accendere le luci esterne, io accendo le landing lights. Verifichiamo che la radio di emergenza sia settata e accesa. Controlliamo che il cupolino sia chiuso. Verifichiamo che siano presenti 4 pin davanti e 2 dietro. Disattiviamo le taxi nozzle
Tiriamo sulla Rapid Takeoff Bar e se serve andiamo ad attivare il selettore MAS. Una volta che ci siamo allineati, impostiamo il Nose Wheel Steering su Low. Gli indicatori dei TR devono essere bianchi, vuol dire che il sistema è disattivato. Se serve si fa il GVRN test, Governator test, va fatto ogni 10 ore di volo. È un interruttore utilizzato durante le procedure di controllo a terra dei motori per verificare il corretto funzionamento dei regolatori di giri della turbina di bassa pressione NL e di alta pressione NH. Una volta selezionato NH si avanzano le manette fino alla posizione Max Dry. In queste condizioni i giri del motore si stabilizzano a circa l'85%. Mentre su NL, sempre con la manetta su Max Dry, i giri del motore si stabilizzeranno questa volta a circa l'80%. Questo controllo serve a garantire che i sistemi di limitazione e controllo del flusso di carburante intervengano correttamente, per prevenire fuorigiri dei componenti interni del motore prima del decollo. Una volta finito, ricordate di riportare l'interruttore in posizione neutra. Verifichiamo che sul CVP non ci siano le spie accese. Testiamo i freni e verifichiamo che la pressione salga quando li andiamo a premere. Fatto questo, siamo pronti per il decollo. Questo è tutto, spero di esservi stato utile. Se avete delle domande scrivetemi pure nei commenti e alla prossima!